Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale InfoCamper, soprattutto buon 2024. Questo è uno dei primi video di gennaio. Ho notato che avete molto apprezzato il primo video uscito che parla di fare a pezzi praticamente una macchina, quindi visto che vi è piaciuto cambiamo argomento e oggi parliamo di una cosa completamente diversa, ovvero andiamo a lavorare sulla realizzazione di un gavoncino, un'apertura quindi posizionata sulla parete da fare su questo veicolo che ho qua dietro. Quindi le aperture sono una di quelle cose molto comode che vengono utilizzate nei veicoli, a volte sono sufficienti, altre volte non sono sufficienti. In questo caso noi abbiamo un veicolo che presenta un'apertura solamente nella parte destra del veicolo e come vedete la parete in questa parte qui non presenta nessun tipo di apertura. La pianta interna di questo motorhome è soprattutto incentrata a un comfort interno, quindi presenta pochi spazi per poter storare il materiale, quindi anche per accedere da una parte all'altra il cliente vuole realizzare un'apertura da questo lato che permetta soprattutto nella parte sotto il letto posteriore di poter accedere sia da un lato sia dall'altro del veicolo in maniera più comoda. Questo si può fare in genere, la presenza di un unico gavone, di un'unica apertura sul lato destro è realizzato su veicoli che tendono a risparmiare aperture perché per i costruttori le aperture sono comunque un costo e quindi però noi possiamo tranquillamente bypassare questo problema creando un'apertura all'uopo. Prima di iniziare il lavoro però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e chiaramente attivate la campanella per ricevere le notifiche dei video che caricheremo. Allora, i gavoni possono essere ordinati separatamente con le dimensioni che possono essere o standardizzate, quindi esistono una serie di dimensioni standard che noi possiamo verificare, oppure possiamo costruire un'apertura proprio come vogliamo, quindi personalizzata come vogliamo noi. Ci sono delle aziende che fanno proprio questo e quindi considerate che qualsiasi tipo di dimensione può essere richiesta. Logicamente i tempi di spedizione, di approvvigionamento di una apertura non standardizzata sono leggermente superiori, però logicamente poi noi abbiamo la comodità di massimizzare lo spazio, di fare l'apertura come vogliamo noi. In questo caso abbiamo scelto un'apertura standard, è un 100x30 che verrà posizionato su questa parete e andiamo a vedere che cosa ci forniscono soprattutto nel kit. Prima di tutto l'apertura è costruita da un telaio e un controtelaio. Allora, questo è il gavone che ci viene fornito, è costituito da un controtelaio e un telaio. Questo è il telaio interno, dotato già delle serrature, vedete? Presenta già la guarnizione perimetrale inserita all'interno per evitare l'utilizzo cioè l'ingresso dell'acqua e per proteggersi anche da eventuali aria che può entrare all'interno durante la marcia. Le due cerniere, in funzione della dimensione del gavone, possono essere scelte due o più cerniere, quello è in funzione della grandezza. Poi ci vengono forniti i fermi per la chiusura, vi farò vedere come vengono fatti, sono delle grappette che vengono applicate qui all'interno. Ci vengono fornite due chiavi per le serrature e la differenza, la discriminante importante è quella se scegliere il gavoncino comprensivo di pannello e serrature, come in questo caso, cosa più semplice da applicare, però presenta uno svantaggio, ovvero quello di eliminare la parte di parete originale. Quindi se voi qui avete un fregio particolare, oppure avete un colore o avete una tipologia di parete che non è standardizzata, che non si confà a questo bianco qui, ovviamente sarebbe il caso di prendere il telaio con il controtelaio senza pannello centrale. Il lavoro è più importante, ha semplicemente il vantaggio di preservare l'integrità della parete originale, però è molto più complesso. In genere si preferisce utilizzare questo tipo di sistema. La cosa importante adesso da fare prima di iniziare è quello di scegliere, e questo lo faremo fare al cliente, se scegliere l'apertura posizionata con le cerniere verso l'alto. In questo caso dovremo applicare anche un fermasportello, sostanzialmente un fermaporta, oppure verso il basso, apriamo verso il basso e non ci sono problemi da questo punto di vista. Questo glielo faremo scegliere al cliente, adesso lo contatto e vediamo che cosa ci dice. Per l'installazione orientativamente abbiamo bisogno di un seghetto alternativo. La seghetta chiaramente dovrà essere una seghetta non come questa,
non come questa qua, cerchiamo di farvela vedere qui, poi magari vi mando delle immagini, cioè non deve essere da legno logicamente perché noi andiamo a lavorare sulla vetroresi, ma dovrà essere una seghetta tipo questa da ferro, eccola qua, da ferro, comunque diciamo da materiali compositi, importante, altrimenti strappa. Poi abbiamo bisogno ovviamente di un metro, una squadra, qualcosa per segnare, del nastro e chiaramente poi gli occhiali ci saranno sicuramente sempre comodi. Poi avremo bisogno chiaramente di viti per il tiraggio dello sportello, del sigillante per fare la sigillatura dello sportello stesso e ovviamente delle viti interne, un avvitatore per poterlo tirare. Ok, questo è in linea di principio. Comunque adesso la prima cosa da fare è quella di posizionare lo sportello, più che altro segnare l'apertura che andremo a tagliare. Utilizzeremo un sigapolimero in modo da appoggiarlo, in modo che rimanga perfettamente incollata. Chiaramente dentro utilizzeremo le grappette, poi vi faccio vedere come verranno utilizzate. Mettere le grappette è abbastanza fastidioso, però lo faremo insieme. Portellone posizionato, adesso lo andiamo a fissare, lo abbiamo un pochino spinto, però adesso lo dobbiamo tirare. Allora, la grappetta è una parte in acciaio inox con un lato
leggermente piegato e l'altro lato invece proprio delle grappette. Il lato piegato deve andare a prendere il controtelaio, quindi deve essere posizionato all'interno dell'apertura, e il lato esterno deve andare ad aggrappare sul legno, diciamo sul legno della parete. Utilizzeremo delle viti, non so precisamente se 3,5 per 25 o 3,5 per 30, in funzione dello spessore della parete. Adesso facciamo un paio di prove e vediamo. Cerco di mettervi la telecamera all'interno per farvi vedere per bene come si fa. Un piccolo inciso sulle grappette. Come avete visto, la parte della grappetta si può agganciare su varie nervature che sono posizionate all'interno del profilo del controtelaio, in modo che in funzione dello spessore della parete noi possiamo utilizzare la nervatura più comoda. Io ho utilizzato la seconda. Poi quando noi andiamo ad avvitare dobbiamo sfondare praticamente la parete interna del controtelaio, in modo che la vite, inserendosi all'interno dell'alluminio, della parete d'alluminio sfondata, crea automaticamente la filettatura, quindi dovete semplicemente avvitare, niente di più. Ultimo passaggio e poi abbiamo veramente finito. Mettiamo la guarnizione di battuta in questa parte qua. Questo settore qua va sostanzialmente rivestito con la nostra guarnizione. La guarnizione presenta un lembo esterno e un lembo interno. Questa sezione U, che state vedendo nelle immagini, va all'interno, in questo modo qui. All'interno c'è un'anima di metallo, quindi facciamo un pochino di attenzione quando la inseriamo dentro. Piano piano la curveremo fino a raggiungere nuovamente l'inizio, il principio. La andiamo a tagliare, sigilliamo la parte gommosa nera e praticamente il lavoro è terminato. Allora, il lavoro è stato ultimato, come vedete abbiamo la possibilità di chiuderlo. Considerate che ho dovuto registrare piegando leggermente queste alette verso l'esterno, verso di me, il portellone, perché logicamente più vengono piegate verso l'esterno e più abbiamo pressione. Era leggermente lento, quindi l'ho chiuso, l'ho tirate verso di me in modo da avere un perfetto serraggio. Ho rifinito anche il bordo con del sigillante, eliminato il sigillante che ha sbordato durante il tiraggio, perché logicamente quando lo abbiamo applicato ha sbordato un pochino, ma poi tirandolo con le grappette ne è sbordato un altro po' e quindi l'ho eliminato. Poi chiaramente bisognerà pulirlo e il lavoro verrà consegnato al cliente. Quindi questo è quanto. Come vedete il gavoncino è piccolino, però al cliente gli era molto utile perché ha la possibilità di accedere anche da questo lato. Quindi nel caso voi abbiate lo stesso problema o comunque vogliate
avere un accesso ulteriore a un gavone, sappiate che si può fare, come vi ho detto prima, qualsiasi forma, qualsiasi dimensione di gavone volete realizzare, è possibile farlo, con o senza controtelaio. In questo caso vedete c'è un pochino